In Open Source Intelligence Abstraction Layer, molta attenzione è dedicata alla questione dei cosiddetti scambi epistemologici tra l'intelligence delle fonti aperte e le altre discipline. In questo senso, particolarmente generosa è la storiografia, che concede all'OSINT un apporto significativo in termini di teorie e fondamenti, in particolar modo per quel che riguarda l'incardinamento nell'intelligence del cosiddetto metodo storico. Il metodo storico si articola in 4 aspetti che sono l'euristica, la critica, la sintesi e l'esposizione. Già da questa prima definizione risulta evidente la possibilità di realizzare un'analogia tra il metodo storico e le 4 fasi del cosiddetto processo OSINT, così come indicato nel nato Open Source Intelligence Handbook. Le 4 fasi del processo OSINT sono discovery, cioè il rinvenimento, il ritrovamento, la scoperta, discrimination, ovvero distinzione, discernimento, distillation, ovvero separazione o raffinamento, ed infine dissemination, divulgazione o diffusione. Gli aspetti del metodo storico e le fasi del processo OSINT possono infatti essere utilmente messe concettualmente in relazione secondo il seguente schema: discovery con euristica, discrimination con critica, distillation con sintesi ed infine dissemination con esposizione. Analizziamo da un punto di vista linguistico la coppia discovery-euristica. Per il termine discovery, WordNet prevede 3 sensi. Il primo è relativo all'atto dello scoprire o all'azione della scoperta. Il secondo è relativo ad un oggetto, a un qualcosa che viene rinvenuto. Il terzo è relativo alla prassi cognitiva della scoperta. Anche per il termine heuristic, WordNet presenta 3 significati. Il primo, che concerne l'uso del termine come sostantivo, è relativo ad un concetto di regola, di prassi e di procedimento. Il secondo e terzo senso riguardano l'uso come aggettivo. Come è possibile osservare, sia i sensi di discovery che quelli di heuristic narrano di oggetti e azioni relative alla ricerca, al metodo della ricerca, alla scoperta, al rinvenimento e, infine, alla comprensione di ciò che si è prima scelto di cercare, poi si è cercato ed infine è stato rinvenuto. Dunque, in entrambi i concetti non si tratta di un ritrovamento casuale, diciamo così un rinvenimento, bensì di un ben preciso e consapevole processo cognitivo proattivo che parte da una domanda, ovvero nell'intelligence dalla definizione di una esigenza, passa per la identificazione di un preciso contesto di riferimento e l'implementazione di protocolli adeguati, cosa, dove, quando e come cercare, oltre che metodi e strumenti di indagine per giungere infine all'analisi e alla valutazione o comprensione di ciò che si è finalmente rinvenuto. Tanto l'approccio linguistico quanto quello filosofico e storiografico confermano quanto appena sostenuto. Dizionario alla mano, per euristica si intende quella parte di una scienza che ha per oggetto la scoperta di fatti o di verità. Per Abagnano, l'euristica è essenzialmente la ricerca, o meglio ancora l'arte della ricerca. La storiografia, infine, definisce l'euristica come la scienza della ricerca. Secondo la lezione di Droysen, consta in 2 elementi fondamentali. Il primo riguarda quelli che Droysen chiama i singoli fili che sono intrecciati all'interno della cosiddetta domanda storica e il dove si ritrovano i materiali necessari a seguire all'interno della rappresentazione che stiamo tessendo questi fili fino alla loro origine. Il secondo aspetto riguarda il valore e le proprietà di questi materiali, tra i quali occorre cercare quello necessario per ogni singolo caso e in che rapporto stanno con le realtà sulle quali vogliamo ottenere informazioni per il loro tramite. Se dovesse permanere ancora qualche dubbio circa la vicinanza tra i concetti di discovery ed euristica, così come definiti nelle rispettive discipline, il secondo punto della appena enunciata formalizzazione di Droysen li fuga tutti in un sol colpo.
In fin dei conti, ciò che la definizione di euristica proposta da Droysen evoca è tranquillamente declinabile come una sorta di intelligence delle fonti storiche nel suo caso, fonti del presente nel caso dell'intelligence. D'altra parte, e questo è un aspetto molto interessante, deve esserci un motivo se la storiografia definisce l'euristica anche come dottrina delle fonti. Per quella che è la nostra visione dell'intelligence delle fonti aperte, e cioè una intelligence delle fonti ancor prima che un'intelligence delle informazioni, questa può essere una buona notizia per almeno due motivi. Il primo motivo è che il fatto che discipline dopo tutto così diverse e poco vicine all'intelligence prevedano espressamente una dottrina delle fonti è un chiaro indizio che ci spinge a tentare osservazioni più approfondite per verificare quali e quanti elementi del metodo storico possono essere effettivamente assunti anche in OSINT. Il secondo motivo è che il fatto che discipline così antiche, molto ben formalizzate e che vantano qualche secolo di ricerca metodologica considerano l'euristica, la dottrina delle fonti appunto, al centro del loro costrutto metodologico, giustifica ampiamente l'affermazione della necessità di prevedere, all'interno di una teoria generale per l'intelligence delle fonti aperte, una specifica funzione euristica sulle fonti o, ancor meglio, la formalizzazione di una vera e propria dottrina delle fonti all'interno degli studi di intelligence. Proprio di questo argomento si parlerà in maniera più estesa ed approfondita in Open Source Intelligence Application Layer, il secondo step della trilogia sulla teoria generale per l'intelligence delle fonti aperte.